Ciao a tutti, benvenuti. Dunque, iniziamo oggi una serie di tutorial sul software Guitar Pro 7, software che io uso abitualmente per scrivere i miei spartiti, sistemarli, stamparli, salvarli, mantenendo uno stile coerente fra tutti e nello stesso tempo allenandomi nella lettura, perché inevitabilmente per scrivere ci si allena anche nella lettura. Cos'è Guitar Pro? Allora, prima di tutto è un software a pagamento, scaricabile dal sito del produttore ed è, a differenza di quello che il nome potrebbe indicare, quindi un software solo per chitarristi, in realtà è un software che può essere usato, diciamo, da tutti i musicisti. Cosa contiene al suo interno? Allora, al suo interno Guitar Pro è sicuramente un editor di spartiti musicali, facile da usare, multitraccia, quindi in uno spartito si possono collegare gli spartiti di tutti gli strumenti che suonano in quel pezzo. Inoltre è anche un motore audio, ossia tramite una serie di suoni e di effetti presenti all'interno del software e messi a disposizione dell'utente, si può creare una specie di band virtuale per accompagnarsi e sperimentare, nonché studiare brani o partiture particolari. Tra l'altro la cosa interessante è che a questo software si può collegare tramite una scheda audio esterna anche la nostra chitarra o il nostro basso, sfruttando gli effetti presenti all'interno dell'applicazione e quindi utilizzarli magari come si fa in Logic. Chiaramente il livello non è di quel tipo, ma non è neanche da buttar via, insomma, ci sono dei belli effettini. Dunque, questo in sostanza è il programma. Oggi vediamo la schermata che ci si presenta davanti nel momento in cui apriamo l'applicazione. La schermata è questa qui. Dunque, io ovviamente ce l'ho già abbastanza popolata perché, come vi ho detto, è uno strumento che uso quotidianamente. Voi probabilmente, se non l'avete mai usato, qua non troverete niente, ma col passare del tempo si popolerà. Allora, vediamo questa schermata molto brevemente. In alto abbiamo 4 tab. La prima, quella dei file recenti, quindi come vi dicevo abbiamo un accesso veloce a tutti gli ultimi progetti che abbiamo fatto. Abbiamo poi una tab con dei modelli preimpostati dal programma che fanno riferimento alla partitura di determinati strumenti, tipo chitarra e voce, chitarra jazz, un quintetto jazz, insomma si può partire da un modello già impostato dal produttore. La terza tab è una tab di esempi, che ha niente di che, quindi se uno vuole vedere cosa si può arrivare a fare con questo software può cliccare e vedere un esempio. L'ultima tab io non la uso, però essendoci mi sembra giusto descriverla. È il collegamento a un servizio a pagamento che si chiama My Songbook, dove registrandosi si possono scaricare e utilizzare moltissime tab già preparate e già funzionanti. Inoltre qua sotto, come vedete, ogni giorno mettono un regalo, tra virgolette, una tab già gratuita, che però cliccandoci sopra si apre sì, si sente sì,
ma non si può né modificare né salvare, quindi a meno che non abbiate del tempo per mettervi in quello stesso istante a suonare la canzone, risulta, diciamo, abbastanza inutilizzabile. Ritorniamo a file recenti, che è la tab, diciamo, che si usa di più. Sulla sinistra abbiamo i consueti controlli di qualsiasi, diciamo, applicazione, cioè la creazione di un nuovo file, l'apertura di un file. Perché mettono l'apertura? Perché magari ho tantissimi progetti e non trovandolo nei file recenti lo devo andare a sfogliare nella cartella del mio computer. Inoltre c'è questa funzione sfoglia che è molto comoda perché anche lei va nella cartella del computer dove salviamo i nostri progetti, ci fa vedere tutti i nostri progetti con un'anteprima dello spartito che possiamo aprire. Quindi possiamo anche aprire un progetto salvato in precedenza direttamente da qua. Bene, questa, diciamo, è una piccola introduzione al software. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di tutorial, se avete consigli o richieste da farmi in merito a questo software. Io cercherò di pubblicare altre lezioni nel più breve tempo possibile. Vi chiedo, nel caso in cui apprezziate il mio lavoro, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi tutte le nuove uscite. Per il momento vi saluto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!